Buongiorno amici di Love Fish. Nello scorso video ho parlato di come fare la pesca della spigola dalla spiaggia con la bombarda. Tuttavia la bombarda è un ottimo strumento anche quando andiamo a insidiare altri pesci dalla barca come gli alletterati, le lampughe ed altri predatori in generale. Tuttavia per chi pesca spinning ed ha la montatura con lo sgancio rapido e l'artificiale, voler fare un paio di lanci con la bombarda vuol dire tranciare il filo e ricominciare da zero. Invece io ho creato apposta una montatura molto semplice con un anellino in testa sulla bombarda che ci consente in qualsiasi momento noi vogliamo utilizzare la bombarda di sganciare il nostro artificiale e andare a mettere la bombarda, quindi fare due lanci ogni momento in cui vogliamo. Come vedete io ho già pronte un paio di ruzzoline con il finale e il raglu già innestato. Perché questo? Perché quando capita di doverlo utilizzare a volte abbiamo veramente pochi istanti per cambiare l'esca e provare il raglu come ultima risorsa, e vi posso garantire che come ultima risorsa molto spesso poi ci consente di avere la meglio sui pesci. Perché questo? Perché spesso quando dalla scogliera, dalla spiaggia vediamo delle mangianze su esche, su pesci molto piccoli, come possono essere delle alicette piccolissime, eccola qui, o dei cefalini, a spinning non li possiamo lanciare, abbiamo bisogno di una bombarda sempre pronta. E da qui nasce la montatura. Cosa vi consiglio io? Ovviamente vi consiglio di utilizzare diversi tipi di bombarde già innestate. Io ne ho un paio affondanti messi con diversi tipi di raglu, diciamo queste due misure, e un paio galleggianti con misure differenti poi a seconda di dove vado a pescare. Galleggiante se la scogliera è bassa e quindi c'è poca acqua, quindi ci sono le alghe, magari non riesco a pescare, vedo che c'è la spigola in caccia, ho bisogno comunque di andarla a insidiare, o dalla barca utilizzo sostanzialmente queste misure che sono quelle che i nostri amici alletterati e tombarelli e amici anche un po' più grandicelli amano mangiare, ma che non ci consentono di pescarli a spinning. Vediamo come realizzarla. Allora, leviamo i raglu che per ora non ci servono. Per poterla fare utilizziamo una bombarda, abbiamo già parlato di affondante o galleggiante, quindi vi consiglio quella affondante se andate dalla barca o dalla scogliera. Abbiamo bisogno di un paio di rivetti, eccoli qui con le relative pinze, e delle girelle. Dopodiché abbiamo bisogno di uno split rig, un gommino e un tubicino di gomma che va a proteggere sostanzialmente il filo dalle abrasioni e consente di non uscire dallo split rig. E dopodiché un filo massima misura dell'80, vi consiglio un 80-70 che ci consentono di lavorare bene. Partiamo, tagliamo una quarantina di centimetri di filo per poter lavorare al meglio. Dopodiché cosa facciamo? Inseriamo subito il nostro rivettino, inseriamo il tubicino di gomma, eccolo qua, e inseriamo lo split rig. Dopodiché questo capo lo andiamo a inserire all'interno della nostra bombarda e sostanzialmente è quello che uscirà dall'altra parte. Ops, ho tirato fuori un pezzettino di filo che c'era prima, eccolo qui. E rigiriamo il tutto, lo facciamo rientrare nello split rig in maniera molto semplice, tanto ci serve giusto nell'anellino in maniera molto semplice, eccolo qua, lo andiamo a fare arrivare fino in fondo e questa è come apparirà la parte terminale. Lo stringiamo bene con le nostre pinze, vi posso garantire che non andrà da nessuna parte, però se lo usate su pesci importanti, quelli con 2N, ovviamente avete bisogno di un'ottima tenuta. Eccolo qui, questa è la parte finale fatta. Per realizzare la parte finale vi consiglio, trimmate un pochino il filo così non vi rompe le scatole, lasciate giusto questi 6-7 cm. Mettete prima il gommino, eccolo qui. Andate a mettere il nostro rivetto e la girella. In questa fase non uso il tubicino perché innanzitutto la girella è chiusa e poi il tubicino ci renderebbe un po' complessa tutta questa operazione. Fate ripassare tutto dentro di nuovo l'anellino qui, scusate, dentro il rivetto e di nuovo dentro la bombarda. Piano piano, spingete più che potete. Mi piace lasciarlo molto, dare poco gioco, diciamo, alla girella. Un po' di pazienza perché giustamente ci sono due fili all'interno della bombarda e si comporta
un po' male, eccolo qui. Una volta che avete terminato, questo lo andate a stringere. Ecco qui, la montatura è realizzata, è semplicissima come vedete, ha una tenuta incredibile, ci potete quasi tirare un camion con sta roba qui, però cosa consente? Innanzitutto la bombarda può girare, quindi ci sono meno problematiche del filo che si va a intrecciare o a rotolare. Comunque lo potete inserire in qualsiasi momento in un moschettone, come vi ho fatto vedere prima, e c'è una buona girella alla fine. A seconda del pesce che insidiate potete mettere anche una girella più importanti. Io utilizzo queste qui della Tubertini, 130 libbre, penso che possano bastare ed avanzare. Anche qui, una volta fatto questo, ci andiamo a mettere il nostro ragù. Come lo facciamo? Vi faccio vedere in diretta, praticamente taglio il filo, possiamo fare diversi nodi. Io quello che vi consiglio di fare è sempre il Palomar e ci mettete un decimo di secondo. È un po' ingombrante farlo con il ragù dentro, ma non è un grosso problema. Questo qui, e dovreste girare poi la bombarda all'interno del nodo. Eccolo fatto. Lubrificate sempre con la saliva, pare brutto ma è necessario, altrimenti la frizione va a indebolire il filo. Ecco qui, il Palomar è fatto. Io poi vado a tagliare il filo in eccedenza e tutta questa montatura, eccola qui, io me la vado a mettere pronta su una ruzzolina. Prendetela larga perché comunque il filo così si stressa in maniera minore. E una volta fatto tutto questo me lo lascio nel mio bel borselletto pronto a essere innescato. Quando ne ho bisogno non vado altro che agganciare lo sgancio rapido qui, srotolo tutto e lancio. In 3 secondi sono in pesca. Amici di Love Fish, con questo è tutto. Vi ho fatto vedere come con poco tempo e denaro possiamo realizzare un'ottima montatura per lanciare a distanze siderali sulle nostre care mangianze delle esche piccolissime come queste qui. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale ed attivate le notifiche in modo da essere aggiornati costantemente su tutti i video che andrò a pubblicare. Se avete domande non esitate a chiedere e sarò felice di rispondervi. Alla prossima!